La scuola nel bosco parte da un presupposto che è quello del profondo legame fra l'uomo e la natura. Esplorando questo profondo legame riusciamo a riconnetterci con il contesto naturale dal quale sostanzialmente tutti noi proveniamo. Buongiorno, benvenuti a Tutto Cielo, entrate pure e vi racconto un po' il nostro percorso. Ciao, sono Giacomo, sono un insegnante di A Tutto Cielo, è un percorso educativo e didattico per bambini e per ragazzi, nel quale all'interno del contesto naturale impariamo, facciamo esperienza e ci divertiamo insieme. A Tutto Cielo è un percorso di istruzione parentale all'interno del quale ogni insegnante per la propria classe segue le indicazioni ministeriali e sulla base di queste costruisce un progetto didattico annuale attraverso il quale i bambini e i ragazzi raggiungono le competenze previste. All'interno di questo contesto lavoriamo attraverso una metodologia legata principalmente al fare esperienza delle cose, all'apprendimento collaborativo e quindi tendiamo a limitare il più possibile tutto quello che è la lezione frontale piuttosto che l'apprendimento piramidale e ci dedichiamo soprattutto a far sì che i bambini imparino e i ragazzi di conseguenza imparino assieme. Partendo da un'esperienza che ho fatto ultimamente con il mio gruppo di bambini, io non mi metto in cattedra a spiegare la storia o a far leggere pagine di libri, piuttosto propongo del materiale, propongo delle esperienze. Per parlare degli esercizi siamo partiti dalla manipolazione della creta, alla realizzazione di tavolette, quindi iscrizioni in geroglifico e da lì poi abbiamo iniziato a parlare di scrittura, del valore della scrittura, del fatto che il geroglifico rappresentasse ad esempio una scrittura sacra e poi da lì abbiamo introdotto elementi di storia piuttosto che la visione di un filmato e la presa di appunti, un'esperienza al museo. Ok ragazzi, andiamo in bosco, c'è da fare italiano! Sono Margherita e sono una delle fondatrici di A Tutto Cielo. L'idea di creare questa realtà mi è venuta quando aspettavo la mia prima figlia. Io lavoravo già per questa azienda agricola da tempo e l'idea di portare mia figlia in un asilo dove stava tutto il giorno in quattro mura all'interno sinceramente non mi faceva stare a mio agio. E quindi ho iniziato a pensare se in uno spazio come questo si poteva creare qualcosa per accogliere i bambini. Piano piano ho trovato persone che la pensavano come me, avevano il mio stesso sogno e hanno messo a mia disposizione le loro competenze per riuscire a creare questo progetto. Questo è un percorso alternativo alla scuola pubblica e a fine anno i nostri bambini fanno un esame per accertare le competenze acquisite durante l'anno e quindi avere l'attestato per passare all'anno successivo. Consiglierei questo percorso al posto di una scuola tradizionale perché qui lasciamo il tempo ai bambini di seguire quelle che sono le loro inclinazioni naturali, di rispettare i loro tempi di apprendimento. Pertanto non c'è la fretta di arrivare a un risultato se il bambino non è pronto. Li si accompagna, si fa un programma adatto ad ognuno di loro e li si segue costantemente. La scuola nel bosco parte da un presupposto che è quello del profondo legame fra l'uomo e la natura. Esplorando questo profondo legame riusciamo a riconnetterci con il contesto naturale dal quale sostanzialmente tutti noi proveniamo. E non è soltanto una questione di connessione spirituale, ma diventa anche uno strumento che noi possiamo adoperare, permettere ai bambini di correre liberi, di arrampicarsi sugli alberi, di percepire il rischio e il pericolo, di osservare e di apprendere attraverso l'osservazione e la domanda spontanea. Io sono Gloria, sono la mamma di Tommaso che sta frequentando il quarto anno della primaria a Tutto Cielo. Ho fatto questa scelta di spostare mio figlio in una scuola parentale perché sognavo un posto dove potesse rimanere viva la sua curiosità e anche il suo essere bambino. Io non sono d'accordo con queste critiche del fatto che quando poi uscirà da scuola resterà isolato, perché
In realtà in questo processo il bambino impara ad essere se stesso, impara a gestire relazioni, conflitti, impara ad avere un pensiero autonomo. Penso che sia la scelta giusta per mio figlio perché si sveglia la mattina e ha voglia di andare a scuola. Si è riattivata in lui una grandissima curiosità e voglia di imparare. Serve l'impegno di un genitore che segue il bambino nel suo percorso, per cui è un accompagnamento magari leggermente diverso, ma non attribuirei quantitativamente un impegno maggiore. L'ansia in aumento nella popolazione studentesca ha diverse possibili risposte. Da un lato sicuramente c'è l'elemento scuola e l'elemento della richiesta continua di una prestazione e di una prestazione di un certo livello. Dall'altro c'è la ricerca del voto, di strumenti valutativi che invece che osservare un processo evolutivo del bambino, del ragazzo, da dove si è partiti e dove si è arrivati, osserva il risultato di una prestazione in un determinato momento. Non per ultimo c'è anche l'esperienza dei genitori, no? Se io a scuola ho avuto brutte esperienze in primaria o alle medie o anche alle superiori, no? Legate al contesto scolastico, tenterò in ogni modo, anche inconsapevolmente, di evitare che mio figlio abbia queste esperienze. Penso che nel contesto in cui viviamo, sostenere i bambini nella loro crescita, nell'esplorazione di quella che è la libertà, sia quanto mai indispensabile. Scoprire questa modalità mi ha reso sicuramente più soddisfatto di quello che faccio. Per me insegnare è il mio modo anche di contribuire al mondo, alla società. Qua sono libero anche io di poter proporre in maniera coerente rispetto a me stesso e rispetto alle persone che accompagno nel loro percorso. Quindi sono più felice, certo.